A Glendale, quella mattina trascorreva con serenità. Il cielo brillava di un azzurro limpido, mentre il marciapiede davanti a una vivace caffetteria era animato da clienti che si godevano le loro bevande. Tra di loro, seduto in tranquillità a un tavolo all'aperto, c'era Samuel Turner, un uomo non vedente. Al suo fianco, Thor, il suo fedele pastore tedesco, stava vigile e concentrato. Thor era molto di più di un semplice cane guida. Emanava un'aria autorevole che tradiva il suo passato come componente esperto di un'unità K9, adesso in pensione. Il suo compito era proteggere Samuel, offrendo non solo orientamento, ma anche un legame affettivo profondo che Samuel custodiva con cura. Mentre Samuel sorseggiava il suo caffè in silenzio, il sopraggiungere improvviso di un trio di motociclisti spezzò la quiete del mattino. I motori ruggirono, attirando l'attenzione generale. 3 individui con giubbotti di pelle decorati con appariscenti toppe scesero dalle loro moto. Il loro atteggiamento rilassato nascondeva uno scrutinio attento dell'ambiente, creando una tensione sottile. Derek, chiaro leader del gruppo, irradiava fiducia con una risata forte e spavalda. Gesticolava con ampi movimenti, come se volesse controllare lo spazio intorno a sé. Thor aguzzò le orecchie, avvertendo l'insolito trambusto. Il terzetto si aggirava tra i tavoli della caffetteria, scrutando gli avventori. Lo sguardo di Derek incontrò quello di Thor e Samuel, fissandosi sull'immobile figura del pastore tedesco. «Hai un bel cane, amico», dichiarò, attirando immediatamente l'attenzione di Thor. Derek rise sommessamente, avvicinandosi per testare ulteriormente l'animale. Thor non si mosse. La sua postura era un avvertimento silenzioso e inequivocabile, mettendo alla prova l'intruso. Derek agitò le mani in modo teatrale, ridacchiando. «È sveglio quanto sembra?» I suoi amici risposero con risate forzate. L'atmosfera all'interno cambiò, caricandosi di tensione. Thor restò saldo, fissando Derek con sguardo inflessibile. Samuel, ignaro delle occhiate ricevute, chiese con una voce appena velata d'inquietudine. «Tutto a posto qui?» Forse aveva notato una leggera alterazione nel comportamento del suo cane. Il silenzio attorno al loro tavolo contrastava con il vociare dei clienti. Thor, esperto nel gestire situazioni di stress, rimase padrone di sé, aspettando il momento ideale per agire. Derek, rendendosi conto che il suo tentativo di provocare non aveva fatto breccia, indietreggiò impercettibilmente, continuando però a ridere. Samuel, ancora ignaro della tensione crescente, accarezzò Thor e gli sussurrò: «Va tutto bene, vecchio amico». In risposta, Thor si avvicinò di più al suo padrone, senza tuttavia perdere di vista Derek, che sembrava iniziare a comprendere le conseguenze delle sue azioni. L'atmosfera nella caffetteria si trasformò, assumendo un carattere di sfida. Thor continuava a rimanere vicino a Samuel, il corpo teso, gli occhi ancorati a Derek, sempre pronto a intervenire. Non era soltanto un compagno fedele, ma un guardiano addestrato a difendere con ogni mezzo. Derek, godendo dell'attenzione, si avvicinò al tavolo di Samuel, apparentemente indifferente agli sguardi su di lui. «Bel cane, vero?» commentò con tono apparentemente scherzoso, ma con una lieve sfumatura di arroganza. Samuel abbozzò un sorriso incerto, cercando di sdrammatizzare. «Grazie. Thor è il mio miglior amico». Derek inclinò la testa fingendo interesse. «Thor, chiamato come il dio del tuono norreno. Vediamo se è davvero così potente». Senza aspettare una risposta da Samuel, fece per toccare rapidamente il muso di Thor. Un osservatore attento avrebbe potuto scambiare quel gesto per innocente, ma per Thor, abituato a percepire le minacce, era una provocazione. Il pastore tedesco non rispose con aggressività, ma fece un passo indietro emettendo un ringhio sommesso, un chiaro avvertimento. L'atmosfera divenne ancora più elettrica,
pervasa da un silenzio inquieto. «Tranquillo, bello», disse Derek, sollevando le mani come per scherzo, ma negli occhi brillava una chiara sfida. Samuel, un po' disorientato da ciò che stava succedendo, posò con delicatezza la sua mano sulla nuca di Thor per tranquillizzarlo. «Scusa se ti ha spaventato», mormorò con sincerità. Derek scoppiò a ridere, ma il suo orgoglio sembrava lievemente colpito dalla reazione protettiva del cane. Si fece un passo indietro, mentre gli amici cominciarono a prenderlo in giro. «Allora, Derek, ti fai comandare a bacchetta da un cane?» Quelle parole cambiarono subito l'atmosfera. Deciso a riguadagnare la sua dignità, Derek lanciò un sorriso provocatorio a Thor. Scorrendo lo sguardo sulla folla, notò che diverse persone stavano immortalando la scena con i loro telefoni. Esitò per un istante, però ritirarsi non era proprio nel suo stile. «Ragazzi, rilassatevi, è solo un cane», disse con un sorriso sprezzante. Tuttavia, Thor era ben capace di distinguere tra un gioco innocente e una vera minaccia. Samuel, pur senza poter vedere, avvertì il mutamento nell'aria. «Che succede, Thor?» sussurrò Samuel. Il pastore tedesco rimase con lo sguardo fisso su Derek, pronto a ogni eventualità. Nonostante il passo indietro di Derek non fosse un segno di resa, ma un modo per ricalibrare la situazione, le prese in giro degli amici continuarono ad alimentare il suo orgoglio ferito. Si fermò un attimo, guardando Thor con aria di sfida, quasi invitandolo a reagire. L'aria attorno a loro si saturò di tensione. Samuel, ignaro degli sguardi ostili e del pericolo imminente, cercò di allentare la tensione. Non gli piace quando la gente è troppo aggressiva. «Magari l'hai solo spaventato un po'», ma Derek non raccolse l'invito alla distensione e fece un gesto con la mano come a scacciare quell'idea. Dopo aver lanciato un'occhiata ai suoi amici e alla folla che si stava radunando, cercò un segnale di approvazione per ciò che avrebbe fatto dopo. Con un sorrisetto compiaciuto, tornò ad avvicinarsi a Thor e tese di nuovo la mano. Thor, ancora seduto, emise un ringhio appena percettibile, ma chiaro e minaccioso per chiunque avesse orecchie per sentire. Tra gli spettatori il disagio era palpabile. Tutti si irrigidirono. Eppure Derek continuò, spinto dal desiderio di superare quel limite nonostante i chiari segnali del cane. «Andiamo, fammi vedere quanto sei tosto, grandone», lo provocò con un sorriso nervoso. «Sei davvero così tosto come sembri?» Mentre parlava, sfiorò leggermente la sedia di Samuel, un gesto quasi impercettibile ma sufficiente a far scattare Thor in piedi. Era una provocazione sottile, ma piuttosto efficace. Il corpo del pastore tedesco si tese, ogni muscolo pronto a reagire come una molla carica. La folla iniziò a sussurrare, mentre in molti tiravano fuori i telefoni per filmare la scena. Samuel avvertì il cambiamento nell'atteggiamento di Thor e il suo volto si segnò di preoccupazione. Gli carezzò il collo, cercando di calmarlo, ma percepiva che qualcosa di serio stava per accadere. «Cosa sta succedendo qui?» chiese Samuel, con una voce piena di apprensione. Il suo viso tradiva un'inquietudine crescente. Derek rise, ma nel suo tono si percepiva un'ombra di tensione. Sapeva che stava forzando la situazione, ma con gli amici e la folla alle sue spalle era riluttante a farsi da parte. «Non è nulla», disse, cercando di smorzare la situazione e incoraggiando Samuel a rilassarsi. «Stiamo solo giocando un po'». Proprio in quel momento, una donna che aveva osservato la scena da vicino si fece avanti. «Adesso basta», ordinò con voce decisa. «Lascia in pace quel cane». Le sue parole risuonarono come un ordine sul marciapiede e per la prima volta Derek si fermò. Un senso di imbarazzo lo avvolse mentre notava gli sguardi critici della folla. Thor rimase fermo, con lo sguardo fisso su Derek, pronto a ogni evenienza. L'aria si fece ancora più densa, come una corda sempre più tesa. Derek serrò le labbra, incrociando il severo sguardo della donna, e rimase senza parole. L'agitazione tra gli spettatori continuava a crescere,
mentre gli sguardi si alternavano tra Derek, Thor e un Samuel visibilmente sconcertato. Derek fece un passo indietro, non come segno di resa, ma per riflettere sulla prossima mossa da compiere. «Tranquilli, è solo per divertirsi», borbottò sottovoce, tentando di ridimensionare l'accaduto e recuperare un po' della sua dignità compromessa. Anche se sembrava voler minimizzare, era evidente che non aveva alcuna intenzione di tirarsi indietro del tutto. Thor, al contrario, era saldo come una roccia, i suoi occhi ancora fissi su Derek, pronto a interpretare ogni possibile movimento con la precisione di un osservatore navigato. Samuel strinse più forte il guinzaglio di Thor, bisbigliando: «Calmati, Thor, rilassati, amico». Che cosa sta succedendo? Non riusciva a vedere la minaccia rappresentata dall'atteggiamento ostile di Derek, ma la tensione nell'aria era palpabile. Thor non era solo un compagno a quattro zampe, era un pastore tedesco addestrato per situazioni di pericolo, e il suo comportamento allarmato mandava a Samuel un chiaro segnale su quanto la situazione fosse precaria. Affidandosi pienamente al suo cane, sentiva crescere un'ansia sottile ma insistente. Il silenzio tra gli astanti si faceva sempre più intenso, amplificando l'imbarazzo generale. Improvvisamente Derek rallentò i suoi movimenti fingendo di arretrare, ma poi, visibilmente indispettito, scagliò un calcio verso una sedia vicina, facendola rimbalzare rumorosamente contro Thor. Il fragore metallico della sedia contro il marciapiede risuonò nella strada, provocando un sussulto tra il pubblico. Thor reagì con prontezza, spostandosi agilmente di lato per evitare la sedia mentre passava accanto. Il suo ringhio si fece più profondo, un chiaro segnale che la sua pazienza era agli sgoccioli. Il suo corpo si irrigidì, manifestando la sua prontezza a entrare in azione se provocato ulteriormente. «Adesso basta!» si alzò la voce ferma di una donna, rompendo in silenzio. Diversi presenti iniziarono a protestare, esortando Derek a cessare. Nonostante questo, Derek rimase ostinato, incapace di ammettere la sconfitta di fronte a così tanta gente. «Qual è il problema?» «È solo un gioco con il cane», replicò Derek, cercando di apparire distaccato. Tuttavia i suoi pugni stretti tradivano la sua frustrazione e la crescente perdita di controllo. Thor, invece, rimase fermo sul posto, concentrato su di lui, pronto a reagire a qualsiasi ulteriore provocazione. Samuel, finalmente consapevole della gravità della situazione, si alzò, stringendo deciso il guinzaglio di Thor, in un gesto di protezione. La tensione aveva ormai completamente catturato la sua attenzione ed era pronto a intervenire per difendere il suo fidato compagno. «Qualcuno può spiegarmi cosa sta succedendo?» chiese Samuel, esprimendo il suo turbamento per gli sviluppi. Ma prima che qualcuno potesse rispondere, Derek si diresse verso di lui con un atteggiamento minaccioso, avvicinandosi spaventosamente. Gli spettatori trattennero il fiato, sentendo tutta la tensione di quell'istante. Thor, avvertendo il pericolo vicino per il suo padrone, abbassò leggermente la postura, pronto a difenderlo. Quando Derek si portò ancora più vicino, la sua presenza divenne opprimente, specialmente per qualcuno che non poteva scorgere il pericolo. «Fatti avanti. Che succede, amico? Ti nascondi dietro il tuo cane?» lo provocò Derek, cercando di mascherare un nervosismo crescente con un risolino. Samuel restò calmo, ma un leggero tremolio tradiva la tensione nella sua voce. «Thor non mi nasconde da nulla», rispose saldo, stringendo con maggiore determinazione il guinzaglio. «È qui per proteggermi e sembra che stia percependo qualcosa che io non riesco a vedere». Thor non si mosse di 1 millimetro, ma il suo ringhio basso e profondo rendeva chiaro che la sua determinazione era tutt'altro che scemata. I mormorii, inizialmente sommessi, si fecero più forti, rivelando il crescente disagio nei confronti dell'atteggiamento di Derek. Alla fine un vecchio signore,
seduto a un tavolo lì accanto, si levò in piedi e intervenne con fermezza. «Adesso basta. È meglio che te ne vada prima che le cose degenerino ulteriormente». Nonostante fosse consapevole delle conseguenze, Derek decise di ignorare l'avvertimento, spinto dall'arroganza e dalle provocazioni degli amici. Guardò l'anziano davanti a lui come se fosse solo un ostacolo da superare, ma nei suoi occhi si poteva leggere una crescente inquietudine. Improvvisamente, Thor, il cane pastore tedesco, ruppe il silenzio carico di tensione con un abbaio forte e profondo, che fece arretrare Derek istintivamente. Quello era un avvertimento chiaro, che non lasciava spazio a repliche. La reazione della folla fu istantanea. Alcuni sussultarono, altri iniziarono a riprendere la scena con i cellulari, mentre altri ancora si allontanarono, intuendo che la situazione era sul punto di degenerare. L'atmosfera si era trasformata radicalmente. Samuel, allertato dall'abbaiare, si avvicinò per accarezzare il collo del suo fedele amico a quattro zampe nel tentativo di calmarlo, ma Thor non abbassò la guardia. I suoi occhi erano fissi su Derek, convinto che la minaccia non fosse ancora passata. In un ultimo e disperato tentativo di difendere il proprio orgoglio, Derek avanzò bruscamente, colpendo Samuel sulla spalla. Sebbene il gesto fosse rapido, non sfuggì allo sguardo attento di Thor. Il cane reagì immediatamente, posizionandosi tra Derek e Samuel con la rapidità di un fulmine. Pur non attaccando, la sua posizione era inequivocabile. Il corpo era teso, i denti appena scoperti, un segnale chiaro che era giunto il momento di far cessare l'ostilità. Un silenzio tombale calò sulla strada. Derek si fermò, colto alla sprovvista, mentre il penetrante sguardo di Thor sembrava immobilizzarlo sul posto. Percependo la serietà della situazione, Samuel sollevò lo sguardo e pronunciò con fermezza: «È meglio che te ne vada subito». La folla cominciò a mormorare, stavolta esprimendo apertamente il proprio disappunto nei confronti di Derek. Lui osservò i presenti, consapevole di aver perso non solo il confronto, ma anche la sua sicurezza personale. Senza dire una parola, si voltò e si allontanò, tentando di nascondere l'imbarazzo. Gli amici lo seguirono in silenzio e, nel giro di pochi istanti, scomparvero oltre l'angolo della strada. La mattina era iniziata con la calma rassicurante di ogni giorno, ma si era presto trasformata in un'atmosfera carica di mormorii e tensione. Samuel avvertiva il cambiamento attorno a sé, un mutamento palpabile nell'aria, anche se non riusciva a vederlo direttamente. Il rombo lontano delle motociclette si era affievolito, lasciando spazio al mormorio sommesso degli spettatori che commentavano la scena appena vista. Thor era ancora al suo fianco, la postura rigida, un sottile tremore visibile nelle zampe anteriori. Notando lo stato di allerta del suo cane, Samuel si inginocchiò e accarezzò il pelo del pastore tedesco. «Ora è tutto a posto, amico», sussurrò, cercando di rassicurarlo. Ma Thor era esitante, con lo sguardo fisso sul punto in cui Derek era scomparso, come se percepisse che quell'uomo non fosse una semplice minaccia momentanea, ma qualcosa di destinato a tornare. Accarezzandogli dolcemente il muso, Samuel mormorò: «Tu avverti qualcosa che io non colgo, vero?» Quelle parole, pur semplici, riflettevano la totale fiducia che riponeva nel suo fedele compagno. La folla intorno a loro iniziò a disperdersi lentamente, ma alcuni rimasero nelle vicinanze, ancora curiosi di sapere cosa sarebbe successo. Una donna che in precedenza aveva affrontato Derek si avvicinò a Samuel con un'espressione preoccupata. «Stai bene?» chiese, la voce ancora tremante per l'adrenalina. Samuel annuì, anche se l'espressione del suo volto rivelava una certa inquietudine. «Sta bene, ma Thor non ha mai reagito così prima. Lui avverte quando qualcosa non va e questo mi preoccupa». La donna si chinò per osservare Thor più da vicino. «Questo cane è straordinario, non è vero?» Samuel sospirò, il volto segnato da un mix di orgoglio e malinconia. «Non è un cane qualunque.
È stato addestrato come K9, a proteggere, a servire e, se necessario, a sacrificare tutto. Però erano anni fa. Pensavo avesse messo quella vita dietro di sé. Ora è la mia guida, la mia famiglia. La donna fissava negli occhi di Thor, come se cercasse qualcosa di nascosto, una verità che sfuggiva alla vista. Forse in fondo non ha mai scordato chi è davvero, mormorò dolcemente. Un uomo anziano, che aveva già preso la parola, si avvicinò e parlò con una voce piena di esperienza. «Ascoltami, ragazzo», iniziò. «Cani come il tuo seguono istinti che vanno al di là della nostra comprensione umana. La sua reazione non è stata un caso. Abbi fiducia in lui e resta vigile. Quel tipo, Derek, non mi sembra uno che dimentica facilmente». Samuel assorbì il consiglio dello sconosciuto, stringendo con un po' più di forza il guinzaglio. Il pastore tedesco lo guardava intensamente, comunicando significati che le parole non avrebbero potuto trasmettere. Il silenzio fu infranto da un suono lontano, il ronzio dei motori in movimento. Non si stavano avvicinando, ma il rumore permaneva. Samuel ispirò a fondo, accarezzando con dolcezza la testa di Thor. Ma era davvero Thor o solo un'impressione mia? Pensò. Tuttavia, il tremore del cane indicava il contrario. Senza rendersene conto, quel piccolo episodio rappresentava solo un preludio a qualcosa di più grande, una prova che avrebbe messo alla prova la lealtà di Thor e il coraggio di Samuel di affrontare l'imprevisto. L'atmosfera carica di tensione sembrava dissolversi, o almeno così appariva. Ma non per Thor. Anche ora, a fianco di Samuel, respirava più velocemente, con lo sguardo attento a cogliere ogni minimo movimento intorno a loro. Avvertendo l'agitazione del suo cane, Samuel comprese che era arrivato il momento di lasciare quel bar. Raccolse le sue cose e si alzò lentamente, abbozzando un sorriso tirato mentre salutava con un cenno i pochi clienti rimasti. «Grazie a tutti per essere qui», disse con un tono di gratitudine. «Io e Thor abbiamo bisogno di un po' d'aria», annunciò prima di incamminarsi lungo il marciapiede. La loro solita passeggiata verso casa in quel mattino aveva un sapore diverso. Ogni passo sembrava gravido di significato. Il silenzio li avvolgeva, interrotto solo dal calpestio delle zampe di Thor sul cemento e dal leggero tintinnio del guinzaglio. Sebbene Samuel non potesse vedere, l'atteggiamento costantemente vigile del cane e la sua postura rigida dicevano più di qualsiasi segnale visivo. Un avvertimento muto che c'era qualcosa che non andava. Una volta raggiunto il suo modesto appartamento, Samuel liberò Thor dal guinzaglio, lasciandolo esplorare liberamente. «Sei un po' strano, amico, oggi», rifletté a voce alta, mentre cercava la ciotola dell'acqua sul bancone della cucina a tastoni. Il pastore tedesco si muoveva con cautela per la stanza, annusando ogni angolo come se cercasse qualcosa di specifico. Alla fine si fermò vicino alla porta, seduto con le orecchie tese, attento a ogni singolo suono esterno. Samuel aggrottò la fronte. «Cosa c'è che non va, Thor?» Mentre si sedeva sul divano, i suoi pensieri si persero nelle storie che aveva ascoltato su Thor prima di adottarlo. Era a conoscenza del suo trascorso come unità K9, ma non aveva mai scavato a fondo nel suo passato. Il cane aveva preso parte a situazioni complesse. Il suo istinto nel percepire il pericolo si era spesso rilevato provvidenziale, e ora pareva che quegli istinti stessero tornando in superficie. «Senti qualcosa che mi sfugge, non è vero?» chiese mentre gli accarezzava il mantello. Thor mosse appena la coda, tuttavia il suo sguardo rimase fisso sulla porta. Poi un debole rumore di motocicletta si fece sentire in lontananza, quasi impossibile da distinguere. Thor alzò subito la testa, il suo corpo di nuovo teso. Samuel non sentì nulla, ma colse la tensione del cane. Posò una mano sulla sua spalla, dispensando la consueta rassicurazione.
Qualunque cosa ci aspetti, siamo insieme, mormorò. Ignaro, quella promessa sarebbe stata presto messa alla prova in modi che non avrebbe mai potuto prevedere. Con l'arrivo del crepuscolo, una quiete pacifica avvolse il piccolo quartiere, calando su di esso un'apparente tranquillità. Samuel era seduto al tavolo della cucina, tagliando con attenzione una mela, mentre Thor riposava al suo fianco. L'inquietudine del mattino aleggiava ancora nell'aria, una presenza silenziosa che entrambi percepivano chiaramente. Mentre tagliava una mela, senza volerlo, la sua mano sfiorò il pelo di Thor e sussurrò quasi tra sé: «Magari sto solo facendo troppo chiasso, vero amico?» Le orecchie di Thor si mossero appena. Il suo sguardo era fisso sulla porta principale, come se stesse aspettando qualcosa con attenzione. Samuel non riusciva a vederlo. Improvvisamente, un ronzio appena udibile di motori infranse il silenzio. Quel suono cresceva velocemente, diventando sempre più distinto. Thor balzò in piedi, il corpo rigido, gli occhi incollati sulla porta. Anche Samuel si fermò, turbato dalla reazione del cane. «Cosa succede, Thor?» chiese con un tono di voce calmo, ma tradito da un'ansia latente. Il rumore del motore si interruppe bruscamente, lasciando un silenzio pesante che sembrava gravare sulle pareti sottili dell'appartamento. Samuel tese la mano verso il telefono, le dita leggermente tremolanti. «Stai calmo», mormorò a se stesso, anche se il cuore gli rimbombava nel petto. Pochi attimi dopo, un bussare deciso e netto risuonò nella stanza. Thor emise un piccolo ringhio, mettendosi tra Samuel e la porta. Dopo un istante di esitazione, Samuel si alzò, afferrando con decisione il guinzaglio di Thor. «Chi è?» La sua voce era ferma, ma carica di prudenza. All'inizio nessuno rispose, solo un mormorio indistinto proveniva dall'esterno. Il cuore di Samuel accelerò. Poteva percepire la tensione di Thor attraverso il guinzaglio. Il cane pronto a proteggerlo. «Non aprirò finché non mi dici chi sei», disse con una voce sicura. «Tranquillo, sono solo io, Derek», rispose una voce da fuori, in un tono che voleva sembrare leggero, ma celava una sfumatura inquietante. Thor reagì con un abbaio acuto, mentre il suo ringhio si faceva più feroce. Samuel strinse con maggiore forza il guinzaglio, facendo un passo indietro per mettere più distanza tra lui e la porta. «Cosa vuoi?» chiese, un evidente scetticismo nella sua voce. Derek cercava di mantenere un tono rilassato, ma un'ombra di minaccia intaccava la sua voce. «Volevo solo fare 2 parole. Nessun rancore per quello che è successo, giusto?» Samuel non rispose subito. La sua mente era un turbine di pensieri e possibilità. Thor, percependo la tensione, restava sempre vigile e pronto. Il silenzio si prolungò, denso della presenza di Derek oltre la soglia. «Devi andartene», dichiarò alla fine Samuel, il tono risoluto e sicuro. Ai sussurri fuori dalla porta si fecero più agitati. Poi, al rumore di passi, suggerì un ritiro apparente. Tuttavia, né Thor né Samuel si rilassarono. Dopo che Derek se ne andò, Samuel iniziò a passeggiare nervosamente per la stanza, le dita che sfioravano distrattamente gli arredi familiari nel tentativo di calmarsi. Thor, invece, era ancora inquieto. Si avvicinò alla finestra, il corpo rigido, annusando l'aria e scrutando l'oscurità. «Cosa c'è, Thor?» bisbigliò Samuel, più rivolto a se stesso che al cane. Una sensazione di inquietudine gli si annidava nel petto, la convinzione che la partenza di Derek non fosse la conclusione di ciò che aveva avviato. Pochi istanti dopo, il silenzio fu interrotto da passi leggeri ma intenzionali che circondavano l'edificio. Thor abbaiò improvvisamente, i muscoli tesi e pronti all'azione. Samuel rimase immobile, con il cuore che batteva furiosamente nel petto. Allungò una mano tremante verso il telefono sul bancone, tentando di comporre il numero d'emergenza. «Mantieni la calma», sussurrò, anche se i nervi minacciavano di sopraffarlo. Thor si piazzò davanti alla porta,
ringhiando in modo basso e continuo, un avvertimento che riecheggiava nella stanza. Quando la chiamata si collegò, la voce di Samuel tremolò mentre parlava con l'operatore d'emergenza. «C'è qualcuno fuori dal mio appartamento», disse, stringendo il guinzaglio mentre i ringhi di Thor diventavano più intensi. «Credo che vogliano farmi del male», l'operatore rispose con un tono rassicurante, confermando che la polizia era già in arrivo. L'attesa sembrava non voler finire mai. Fuori sentì i passi avvicinarsi. Ogni movimento sembrava più intenzionale del precedente. Poi un nuovo rumore si fece strada. Un graffiare contro il vetro della finestra. Un suono leggero, ma allo stesso tempo angosciante, che fece montare la paura in Samuel. Il graffiare si interruppe bruscamente, seguito da una maledizione sommessa. Oltre la porta, il cane Thor ringhiò in modo più deciso, appoggiandosi alla porta come se sfidasse l'intruso a farsi avanti. Samuel, stringendo il guinzaglio con tutta la sua forza, si ritirò nell'angolo più lontano della stanza. Con la mente in subbuglio, si sentiva totalmente esposto. Cercando rifugio nell'istinto vigile di Thor e nutrendo la flebile speranza che i rinforzi arrivassero al più presto. «Arriveranno», bisbigliò verso Thor, cercando di mantenere una voce calma nonostante la paura che lo stringeva come una morsa. «Tieni duro!» Poi finalmente il suono lontano delle sirene della polizia spezzò il silenzio teso. I passi fuori si fermarono, lasciando posto a una fuga precipitosa. Thor rimase in allerta. Il suo ringhio si affievolì, senza però cessare completamente. Samuel espirò un respiro tremante, ancora aggrappato al telefono con mani ferme. «Sono arrivati!» «Grazie», mormorò, mentre un lieve sollievo gli scorreva addosso, unitamente alla consapevolezza che l'incubo non si era ancora concluso. Derek aveva oltrepassato ogni limite e Samuel sapeva di dover essere pronto per qualunque cosa potesse accadere. Le luci lampeggianti delle auto della polizia gettavano ombre surreali sulla strada, mentre due agenti si avvicinavano alla sua casa. Thor, ancora in tensione, restava vicino alla porta, con le orecchie tese e il corpo rigido. Samuel aprì la porta con cautela. Il fresco della notte accarezzò il suo viso. «Agenti, grazie per essere arrivati così in fretta», li salutò con voce decisa, anche se un velo di paura increspava ancora le sue parole. Thor continuava a fare da sentinella. I suoi occhi esploravano attentamente ogni angolo oscuro all'esterno, come se sapesse che il pericolo non fosse completamente passato. Gli agenti chiesero a Samuel di narrare gli eventi, appuntando il precedente scontro con Derek e i rumori angoscianti che avevano assediato il suo appartamento. «Non mi ha davvero toccato», confessò Samuel, stringendo ancor più il guinzaglio di Thor. «Ma è imprevedibile, so che tornerà». Uno dei poliziotti si chinò per accarezzare Thor, ma il cane restava sul chi-vive, scrutando l'ambiente circostante con occhi attenti. «Il tuo cane ha un buon fiuto», osservò l'agente. «Vedendo quanto è vigile, sarà meglio restare allerta durante l'ispezione». Nei dintorni notarono delle orme recenti vicino alla finestra di Samuel. Seguirono le tracce, ma Derek o eventuali complici non si trovavano da nessuna parte. «Probabilmente si è già allontanato», commentò uno degli agenti, sebbene la sua voce tradisse un certo dubbio. Gli suggerirono di rimanere in casa, con il telefono a portata di mano per chiamare in caso di bisogno. «Aumenteremo le pattuglie nella zona», promise uno degli agenti. «Ma se ti senti in pericolo, potresti pensare di allontanarti per la notte». Samuel annuì, anche se non aveva alcuna intenzione di lasciare la sua casa. Quella era casa sua e non avrebbe permesso a Derek di cacciarlo. Dopo che gli agenti se ne furono andati, un silenzio profondo calò nell'appartamento. Samuel si sedette sul bordo del letto, mentre Thor, sempre vigile, restava ai suoi piedi. Allungò una mano per accarezzare la schiena del cane, cercando conforto in quel gesto conosciuto. «Non so cosa accadrà, Thor», mormorò, «ma so che tu sarai pronto». Le orecchie di Thor si drizzarono al suono della sua voce e per la prima volta quella notte
la coda si mosse leggermente in un debole scodinzolare. Un piccolo ma rassicurante segnale in mezzo a tanta tensione. Infine, Samuel scivolò in un sonno leggero e agitato. Thor, fedele guardiano, rimase accanto alla porta, una presenza protettiva e costante tra Samuel e le minacce esterne. Il loro legame si era sviluppato in maniera intensa, plasmato dalla paura che avevano vissuto insieme e dalla fiducia reciproca che avevano instaurato. Non importa quale fosse il piano di Derek, Samuel era sicuro di una cosa: non era solo in quella circostanza. Thor non era semplicemente un cane di assistenza o un vecchio agente a quattro zampe. Era un protettore, un amico fidato e l'incarnazione della forza che deriva dall'essere uniti.